Oggi andremo a vedere dei caselli ed una stazione abbandonata lungo un tratto dismesso della ferrovia del Brennero. Ci arriveremo percorrendo questa pista ciclabile. Da questo punto la pista ciclabile prosegue sul vecchio tracciato della ferrovia. Arrivati alla prima galleria, quel che resta di un telefono e una scala che scende verso il fondovalle. Ed eccoci arrivati al primo casello. Si può vedere che fu in funzione fino al 1999. Qui c'è la scritta lasciata dai tre re e qui è una nota di fine servizio del casellante. Adesso è tutto recintato per evitare vandalismi, ma quando ero stato qui 5 anni fa era aperto e si presentava così. Al piano di sotto c'era la stalla. Ho pure trovato una Polaroid sfocata, sembrerebbero delle anatre. Un'altra galleria. Qui c'è una scaletta che conduce ad un sentiero che consentiva di aggirare la galleria. E sbuca dall'altra parte. E qui un altro casello. Quando ero stato 5 anni fa qui, il tetto stava già crollando. Invece l'hanno rimesso a posto e creato un'area di ristoro. Ed eccoci arrivati al punto più interessante, la stazione abbandonata di Schelleberg-Moncucco. La facciata l'hanno imbrattata. Al secondo piano c'erano le cisterne dell'acqua per fornire i locomotori a vapore, se ne intravede una. Andiamo a vedere dietro. Qui ci sono delle valvole per l'acqua.
e al piano di sopra ci sono le cisterne per l'acqua del tempo dei treni a vapore. I ganci per gli scuri delle finestre. Quella poltrona gialla che avevo fotografato sta ancora qui. Chissà cosa significano quelle sigle sul muro. Sotto la torre dell'acqua quel che resta dei gabinetti. Una fontanella. La monoslitta che avevo visto qualche anno fa non c'è più. E qui c'è una specie di archivio storico della stazione. Qui qualcuno ha portato dei calendari di quest'anno. Esiste un bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Il pavimento è cosparso di documenti degli anni 60 e 70. Qua sotto chissà cosa c'è. Un casello ormai crollato.
Qui hanno lasciato alcuni dei vecchi segnali. Poco dopo c'è un altro casello. E qui la pista ciclabile abbandona la ferrovia, ma andremo a vedere anche questo tunnel. Lo usano come parcheggio dei mezzi agricoli. Oh. Ah, questo non l'avrò usato per qualche decorazione di carnevale, qualche sfilata di carri. Torce. A me pare di vedere luce laggiù. Sì, sono uscita dall'altra parte. Qua c'è ancora l'interruttore. E qui ritroviamo la ferrovia e la pista ciclabile continua giù per questa discesa. Nella pista ciclabile si trovano un sacco di sti cosi. Chissà che sono. E adesso voglio andare a vedere ancora il castello di Strasberg, castello della strada. È il primo castello che si incontra scendendo dal Brennero. Eccolo lassù. La strada statale del Brennero passa in quel tunnel laggiù, oppure c'è l'autostrada là sopra, ma una volta la vecchia strada passava qui sulla pista ciclabile e quindi questa zona era protetta da un bunker lì, in cui però è super vietatissimo entrare. A chi non rispetta il divieto fanno un Besitzstörungsklage, è una cosa che nella legislazione italiana non esiste, però è un buon tentativo per spaventare gli austriaci. Comunque non si può entrare. Davanti al bunker hanno fatto una cosa carina con le panchine, con le sedie, con delle colonne. E per andare al castello si va per di qua.
Questo castello controllava la strada che stava sotto, che non si vede. Strassenburg, tradotto in castello della strada, è proprietà privata, quindi si vedrà solo da fuori. È un castello trasformato in fattoria, si dovrebbe vedere che dentro c'è il trattore laggiù. Ecco, si vede meglio. C'è qualche sotterraneo anche. Vediamo il sotterraneo. E lassù si vede la strada militare, quella che ho percorso per andare a vedere i bunker in cima alla montagna in uno degli altri video.